Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo l'aggiornamento a OpenHub 4.1, come promesso, ho provato nuovamente ad installare il binding per la TV Samsung, ma purtroppo non è cambiato nulla rispetto alla versione 4.0. Non ho più l'errore sulla dipendenza della versione 4.1 che avevo prima, però probabilmente non influiva più di tanto perché il binding si comporta totalmente allo stesso modo. Quindi ho deciso di abbandonare questa strada perché probabilmente la mia TV non è compatibile e alla fine ho deciso di provare a esplorare il mondo dei SmartThings e le sue API. Se le API che mette a disposizione dovessero funzionare bene, in teoria dovremmo riuscire ad integrarle in OpenHub, perché OpenHub ha un binding standard per integrare dispositivi tramite API HTTP REST. Quindi niente, adesso andiamo un po' a scoprire come funzionano le API, che cosa ci mettono a disposizione e poi decidiamo se continuare l'integrazione della TV o per adesso abbandonare. La prima cosa da fare ovviamente per poter utilizzare SmartThings è configurare il dispositivo con la propria app. Quindi io adesso qui ho sul mio telefono l'app di SmartThings che praticamente non uso mai, però l'avevo installata quando avevo comprato la TV ed effettivamente come vedete c'è praticamente solo una TV e due luci che mi ha riconosciuto in automatico. La TV adesso è accesa, ho già fatto i controlli e diciamo che le funzioni base sono controllabili. Quindi quello che mi piacerebbe poter fare è da OpenHub fare le stesse cose che posso fare dall'app di SmartThings. Probabilmente con l'API ci riusciamo. Quindi una volta configurata l'app di SmartThings con la TV e tutto funziona, possiamo andare a vedere la documentazione delle API per capire che cosa possiamo fare. Quindi partiamo dalla pagina developer di SmartThings e andiamo sulla sezione delle API. Ok, questa è la documentazione delle API, quindi la prima cosa che dobbiamo vedere è come possiamo autenticarci, perché sicuramente le API saranno private e quindi bisognerà autenticarsi per impersonare, diciamo, il proprio account Samsung nell'utilizzo delle API. Quindi ci viene detto che l'autorizzazione si basa su due tipologie di token di sicurezza. Uno è Smart App Token e l'altro è il Personal Access Token. Il Personal Access Token è il token che abbiamo già generato per il binding, quello ufficiale di OpenHub, che aveva la sezione SmartThing che però diciamo non è servito a molto. Quindi useremo praticamente questa stessa modalità di autenticazione perché è la più comoda, in quanto noi generiamo un codice, ovviamente lo dobbiamo mantenere segreto e ogni volta che facciamo le chiamate API utilizziamo questo codice per autenticarci e identificarci col nostro account Samsung. Poi ci sono tutta una serie di API consultabili, quindi noi potremmo utilizzare la parte della device, quindi c'è la possibilità di vedere quali sono tutte le device installate su SmartThing, eventualmente installarle, cancellare. Vabbè, questa è più una cosa di gestione che comunque si fa facilmente dall'app. Potrebbe essere utile l'execute commands on a device, che potrebbe essere il modo con cui noi interagiamo con il dispositivo, quindi in questo caso la TV, e poi abbiamo gli status dei device, quindi la possibilità di visualizzare in che stato è la TV, se è accesa, spenta, che canale e volume, eccetera eccetera. Quindi partiamo subito dal creare il token di autenticazione, così lo facciamo una volta e siamo a posto. Quindi andiamo sulla Personal Access Token page. Ovviamente bisogna essere loggati con il proprio account Samsung, lo stesso account ovviamente col quale si è installata l'app SmartThing. Quindi io adesso genero un nuovo token, direi che gli do i privilegi sui dispositivi, quindi controlla, gestisci, visualizza ed elenca. Il resto direi che non mi serve perché sono funzionalità avanzate che probabilmente non andrò mai ad utilizzare. Ok, a questo punto diamo un nome e lo chiamiamo OpenHub API e generiamo il token. Perfetto, mi copio il token, adesso me lo incollo su un notepad, in questo modo ce l'ho a disposizione per tutte le chiamate. Ok, torniamo pure sulla documentazione.
e proviamo a fare subito una chiamata di esempio. Allora, come si fanno le chiamate? Queste sono API HTTP REST, quindi si può utilizzare un programma che è molto comodo per fare queste cose, che si chiama Postman. È uno dei tanti, perché ce ne sono tanti. Una volta capito che cosa si può fare, proveremo a integrarlo in OpenHub. Ecco, questo è Postman aperto sull'interfaccia principale, e adesso vabbè, io creo una collection giusto per tenere le cose un po' più pulite e la chiamiamo Smarfing. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare è creare una request. La request è praticamente la chiamata API, quindi spostiamo un attimo qui, andiamo sulla documentazione e andiamo a cercarci ad esempio device, list device. Vediamo, questa dovrebbe essere banale, mi dovrebbe indicare quali sono tutti i dispositivi presenti sul mio account Smartthings. Quindi qui a destra ci fa vedere degli esempi, quindi abbiamo una get devices, ce lo copiamo, lo andiamo a mettere nell'URL della nostra get, che è già impostata su get, quindi va benissimo. Questa la chiamiamo devices, salviamo e poi vediamo un po'. Non ha praticamente parametri in input, no, ce li ha. Location, device, id, vabbè, sono dei filtri, io lascerei tutto così giusto per vedere come funziona. Authorization ci dice che dobbiamo mettere il token bearer. Ok, questi scopi dovremmo averceli perché sono i livelli di autorizzazione. Quindi andiamo a mettere il nostro token bearer nella nostra richiesta. Quindi andiamo su out, mettiamo bearer token e incollo quello che ho copiato prima. Incolliamo, salviamo. Quindi i parametri li lasciamo vuoti, proviamo a fare la chiamata, vediamo cosa succede. Perfetto, ha funzionato. Status 200 vuol dire che è andato tutto a buon fine. E cosa mi viene restituito? Praticamente un array di items in formato JSON. Quindi vabbè, questa è la lampadina. Quindi il device ID me lo copio, che potrebbe tornare utile. E poi qua ci dà già qualche informazione, quindi component, capabilities. Quindi questi saranno i vari le varie proprietà che possiamo utilizzare tramite API per controllare o recuperare le informazioni della TV. Bene, direi che quindi funziona. Adesso vediamo se abbiamo un altro servizio che mi dà le informazioni, cioè che cosa sta facendo la TV che al momento è accesa. Questo qua è la description. Cosa potrà servire la description? Proviamo a fare la chiamata giusto per. Quindi presente l'URL uguale a prima, bisogna solo aggiungere il device ID come path parameter, quindi direttamente nell'URL. A questo punto io mi duplico questa richiesta, questa la chiamiamo devices device ID, così ce lo ricordiamo, e qua vado a mettere l'ID che ho recuperato dalla chiamata precedente. Quindi questo qua, questo è l'identificativo univoco del mio dispositivo, lo metto qua e anche qua ci sono dei parametri da dare, vediamo un po'. Device ID obbligatorio, authorization no, direi di no, quindi facciamo la chiamata e abbiamo le informazioni che probabilmente sono simili a quelle che abbiamo ottenuto prima. Non so se qua ci mette qualcosa in più, però diciamo, se poi ci servirà sapere qualcosa in più possiamo venire a vedere se ci sono delle informazioni aggiuntive. Adesso andiamo a fare un'altra chiamata, vediamo un po' cosa c'è. Ok, full status of a device sarà di nuovo una roba molto informativa, quindi praticamente lo stesso URL di prima, dobbiamo aggiungere status, quindi duplichiamo questo
Qua scriviamo status nella descrizione, status, inviamo. Qua mi sembra già un pochino più corposa come risposta. Vediamo se mi dice ad esempio ok, switch value on, quindi da questa informazione possiamo capire magari che la TV è accesa. Poi vediamo un po' se c'è qualche altra proprietà che ci può interessare. Il volume, value 3, ok, digital TV. Praticamente questi sono gli ingressi con i nomi che gli ho dato io. Adesso mi dice che siamo sul digital TV channel 509, il nome mi dà anche del canale, c'è il muto, quindi diciamo che il canale ce l'abbiamo, il nome del programma ce l'abbiamo, lo switch accensione e spegnimento ce l'abbiamo, il muto ce l'abbiamo, il volume anche. E quindi probabilmente se riusciamo a controllarle anche tramite API si potrebbe pensare di fare l'integrazione. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a usare un servizio per ottenere un'informazione singola, che ho visto prima c'era un servizio dedicato forse alla singola, eccolo qua, alla singola capability, quindi alla singola caratteristica. Copiamocelo e praticamente duplico questo, vengo qua, incollo, tolgo tutto quello che ho già scritto, il component ID è il main che è l'unico che abbiamo, il capability ID ce l'andiamo a scegliere probabilmente da qua, rifacciamo la chiamata. Ecco, qua abbiamo tutte le capabilities del nostro componente main, CF switch, audio volume, audio mute, TV channel, media input source. Proviamo a prendere il TV channel, quindi vengo qua e al posto di capability D scrivo TV channel, salvo. Volevo fare solo il cambio del nome, se no poi non ci capisco più niente. Ok, lasciamolo così, facciamo la chiamata. Ok, abbiamo 509 come numero e 9 come nome del programma, quindi praticamente ci ha preso solo un pezzo, ecco, ci ha preso solo questo pezzo del servizio precedente, che può essere utile per avere delle informazioni mirate. Vediamo se funziona. Adesso vado sull'app Smarfing e cambio canale, vado sul 508, faccio send ed ecco che è cambiato, quindi funziona anche il recupero dell'informazione. Adesso facciamo un passettino avanti, che dovrebbe essere l'ultimo che poi mi serve per l'integrazione, cioè la possibilità di gestire queste informazioni, quindi modificarle. Vediamo un po', ci deve essere il servizio, possiamo provare a vedere cosa vuol dire execute command on a device. Vediamo un po', command è il parametro che dobbiamo passare, però chissà se ci dà, ok, un array di comandi, quindi si possono anche inviare in un'unica soluzione praticamente un tot di comandi, come se fosse una piccola scena. Quindi dobbiamo specificare ovviamente la capability e qual è il comando, che sono gli unici due parametri obbligatori. Ok, proviamo. Allora, copiamoci l'URL, facciamo una nuova richiesta, che in questo caso, se non sbaglio, è una post. Di solito quando si modificano le informazioni la chiamata è una post. Mi devo solo prendere il device ID, lo metto qua, intanto la salvo e questa la chiamo execute. Allora dobbiamo vedere come passare ai parametri. Request body schema, un JSON command, vediamo un po' se ci dà un esempio. Ok, quindi possiamo copiare questo esempio qua, andiamo su Postman, questa volta i parametri li passiamo nel body della richiesta, la mettiamo di tipo raw JSON, ok,
ok, formattiamola. Quindi praticamente questa è la notazione dell'array in JSON e questo è il singolo elemento dell'array, quindi noi potremmo avere tanti comandi nella stessa chiamata. Allora, il component main va bene, capability abbiamo detto che volevamo prendere il TV channel, me lo copio, lo incollo qui. Il comando quale sarà? Non so, bisogna andare a vedere sulla documentazione se viene scritto qualcosa. E poi l'argomento potrebbe essere il numero del programma. Quindi proviamo a mettere, non so, 501 esisterà? Io della TV sono abbastanza digiuno. Allora, il comando di TV channel. Proviamo a vedere se sulla documentazione troviamo qualcosa di utile. Dove potremmo andare? Andiamo su device. Ah, ok, qua c'è l'elenco delle capabilities. Andiamo su production e proviamo a cercare TV channel. Ok, l'ha trovato. Queste sono effettivamente le due informazioni che ci restituisce, perché se vado a vedere qua ho TV channel e TV channel name e ho i comandi. Bene, abbiamo il comando down up. Proviamo a usare il set TV channel, quindi io me lo copio, lo metto come comando e gli lascio l'argomento 501. Salvo, lo eseguo, non autorizzato, giusto, perché ho creato da zero la request e non mi sono copiato il token di autenticazione. Lo vado subito a mettere. Ok, mi dà completed. Chissà se però ha fatto qualcosa. Vediamo sull'app di Smarfing. Sì, mi dà 501, quindi vuol dire che ha cambiato canale. Quindi se adesso faccio send, vedete che ho ottenuto l'informazione aggiornata del TV channel ed è cambiata. Beh, vediamo se funziona anche il channel app. Dovremmo andare al 502. Quindi vengo qua, vado sul body, cambio il nome del comando, l'argument lo lascio vuoto, lo invio e vado a riottenere l'informazione. 502 funziona. Direi allora che i presupposti per un'integrazione in OpenHub ci sono tutti. Bisognerà scrivere un po' di codice o rules, adesso vediamo, non ho mai usato il binding per fare le chiamate API in maniera così approfondita, però sicuramente in qualche modo si riesce e mi sembra che si ottengano risultati migliori del binding ufficiale. Quindi per chi vorrà ci vediamo nel prossimo video dove proviamo a integrare queste informazioni in OpenHub.